12 aprile 2023. Una data fatidica per il Wizarding World of Harry Potter, perché dopo 12 anni di rumor e speculazioni in seguito alla conclusione della storica saga cinematografica, si ha finalmente l'ufficialità di un nuovo progetto audiovisivo in live action, che vada oltre la fallimentare saga di Animali Fantastici. Qui tocca mettere il primo punto fermo e sfatare tutti gli altri falsi miti che potete trovare in rete. Quello in programma è un reboot della saga originale, realizzato per la televisione come serial TV e basato sui romanzi di J.K. Rowling. Non è previsto un remake cinematografico. Questo non sarà il film della maledizione dell'erede, né uno o più spin-off di qualsivoglia altra natura, di cui magari parleremo in altri video. Se in giro sentite o leggete riguardo altro che non sia questo serial TV per HBO Max, sappiate che sono tutte panzane o desideri dei fan tramutati in rumor, nella migliore delle ipotesi. Purtroppo un giorno sì e l'altro pure vengono diffuse sui social info fasulle o incomplete, e in questo non aiutano spesso neanche certi siti importanti o che dovrebbero essere autorevoli. Ad esempio c'è un recentissimo articolo di SkyTG24 che riporta un rumor di inizio 2023 travisandolo per effettivo e recente. Quindi, come si suol dire, vigilanza costante e informarsi solo tramite fonti autorevoli, tipo questo canale. A parte gli scherzi, se ne sta tornando a parlare in questi giorni perché sono in corso alcuni incontri preliminari con alcuni possibili sceneggiatori, ma andiamo con ordine. La serie di Animali Fantastici ha avuto mediocri riscontri di pubblico e critica e ha subito tutta una serie di problematiche. In primis, Rowling stessa ha dimostrato di non avere le idee chiarissime in merito alla direzione della serie. 3 film che girano in parte a vuoto, peccando in coerenza interna e a livello di intenti originali, tanto che per il terzo film è stato chiamato lo sceneggiatore della prima saga cinematografica, Steve Knowles, ad affiancare l'autrice. Un'autrice che negli ultimi anni ha subito tutta una serie di problematiche, tra cui un tracollo d'immagine effettivo per le sue note e opinabili dichiarazioni in merito al suo essere più o meno una femminista radicale trans escludente. E a questo aggiungiamoci l'allontanamento dell'interprete del villain principale, ovvero Johnny Depp, per via della faida in tribunale con ex moglie Amber Heard, e la sua sostituzione con Mads Mikkelsen, che ha avuto alcuni strascichi, anche se alla fine è andata meglio di come ci si aspettava. In più ci stanno i problemi che il cinema in generale ha dovuto affrontare in tempo di pandemia, e voilà, la frittata non è fatta ma è direttamente impazzita, e quindi ora ci dobbiamo accontentare di questo vetto sbattuto male, condito peggio e tirato fuori dal fuoco prima del dovuto. Il problema è che qua non stiamo parlando di una IP qualunque. Harry Potter è una saga che non si può far affogare così come se niente fosse, visto il giro multimiliardario che va a coinvolgere. A teatro La maledizione dell'erede, questo pseudo sequel, va molto bene comunque. I videogiochi vendono tantissimo, solo Hogwarts Legacy è probabilmente il videogioco più venduto del 2023. Il merchandise vende come pochi, e quindi insomma serve sicuramente un nuovo prodotto audiovisivo tratto da Harry Potter, e se continuare col prequel di Newt Scamander è troppo rischioso, bisogna trovare altre soluzioni. Il mondo delle fanfiction e dei fanfilm ha dimostrato che il pubblico sarebbe più che interessato a esplorare altre situazioni, ad esempio la vita e gli amori dei malandrini di Lily e di Piton, ai tempi in cui frequentavano Hogwarts. Però Warner Bros. Discovery ha preferito andare
sul sicuro, decidendo che 15 anni sono un, diciamo, ragionevole lasso di tempo per un nuovo reboot. Il teaser trailer ufficiale di annuncio mostra uno scorcio in lontananza del castello di Hogwarts, nella sua versione ufficiale vista negli ultimi film e videogiochi, con il tema di Edwige in sottofondo e la premessa che la vostra lettera per Hogwarts è qui. Max ha ordinato la prima serie televisiva di Harry Potter, un adattamento fedele agli iconici romanzi. E gran parte della riuscita di questo nuovo reboot effettivamente pende sul piatto della bilancia della fedeltà. E questo è qualcosa di cui ora parleremo più dettagliatamente. Ad ogni modo, per chi non lo sapesse, Max è la recente ridenominazione di HBO Max, il servizio streaming di proprietà di Warner Bros. Discovery, che è in pratica il Disney Plus di Warner Bros. E che in Italia non è ancora disponibile, ma prima o poi, l'anno prossimo, al massimo nel 2026, presumiamo, arriverà anche da noi. Nel frattempo i suoi programmi arrivano in anteprima nel nostro paese tramite Sky, perché c'è questo accordo, e per questo su Sky abbiamo potuto vedere House of Dragon o The Last of Us, ad esempio. Cosa c'è di ufficiale oltre al teaser d'annuncio? Allora, sappiamo che il tutto sarà anche prodotto esecutivamente e supervisionato, non si sa a che livello, da J.K. Rowling. Il suo apporto, quanto può impattare all'atto pratico su questa produzione? È tutto da vedere. Sappiamo che comunque già all'epoca della saga cinematografica ha provato molte cose discutibili, ma aveva tutta una serie di diritti di veto o di poter imporre una serie di soluzioni o scelte anche a livello di casting o di quello che poteva o doveva succedere, perché giustamente all'epoca tra l'altro lei era l'unica che sapeva come sarebbe andata la saga e quindi dava delle indicazioni precise per evitare di creare disastri in corsa irreparabili. Poi alcuni disastri in realtà sono accaduti, ma quello è un altro discorso. L'idea alla base di questa nuova trasposizione sarebbe di fare un colpo di spugna col passato, più o meno nello stesso modo in cui Disney sta attualmente realizzando il nuovo adattamento di Percy Jackson. Quindi un cast completamente rinnovato per una serie TV in linea con gli standard moderni e al contempo che segua i romanzi originali in maniera più precisa. In questo modo potremmo evitare le derive prese in alcuni casi nella serie cinematografica per avere invece tutto il tempo e lo spazio per inserire le cose che al cinema sono state tranciate, come personaggi e subplot, che tuttavia avevano la loro importanza. Pensate ad esempio a tutte le cose importanti che sono state tagliate dal terzo film in poi, il terzo film in particolare che tecnicamente sarebbe un bel film, peccato che manca gran parte delle cose che ti dovrebbero far capire cosa sta succedendo. E pensate anche a quanto alcune cose potrebbero essere spiegate meglio rispetto anche ai romanzi stessi. Il prequel sui malandrini potrebbe, ad esempio, essere introdotto nella serie TV principale e divenire poi uno spin-off, ad esempio. Il livello di coinvolgimento di Rowling è tuttavia una patata bollente perché ben conosciamo il livello di intransigenza dei suoi hater attuali, che tuttavia sembra in realtà non spaventino più di tanto le produzioni tratte dal maghetto se non la vedono coinvolta più di un tot. Vedesi ad esempio lo straordinario successo di Hogwarts Legacy nonostante tutte le polemiche che ne hanno accompagnato il lancio. Rowling stessa ha commentato la produzione di questo nuovo reboot in maniera in realtà piuttosto stringata.
dicendo che l'impegno di Max nel preservare l'integrità dei miei libri per me è molto importante e non vedo l'ora di essere parte di questo nuovo adattamento, ha detto. Adattamento che permetterà un livello di profondità e dettaglio che si può avere solo con una serie televisiva di lungo corso. Dichiarazioni abbastanza standard che comunque sono dichiarazioni di intenti piuttosto precise. E come tutto questo accadrà è ancora tutto da vedere e dipenderà molto anche da chi sarà lo showrunner della serie, ovvero colui che seguirà tutto il corso della produzione scegliendo una direzione univoca. E c'è da dire che in questo mediamente le serie HBO degli ultimi anni sono state molto più lungimiranti di quelle Warner Bros. Che sono andate al cinema. Quindi possiamo ben sperare. E nelle ultime settimane ci sono stati degli incontri preliminari con alcuni sceneggiatori, sia britannici che americani, per scremare alcuni nomi papabili. Dunque staremo a vedere dove andrà a parare la nuova serie. E tra questi nomi figurano Catherine Jordan, Martha Hillier, Tom Moran e infine anche Michael Leslie, che recentemente ha sceneggiato l'adattamento del prequel di Hunger Games con successo e questa sua esperienza potrebbe essere un punto a suo favore. Non è stato confermato che la serie seguirà un romanzo a stagione, ma sembrerebbe più che ragionevole, soprattutto per le prime tre, dato che i primi tre libri in questione non sono estesi quanto i successivi, che potrebbero effettivamente invece prendersi un paio di stagioni l'uno. Quasi si tratta di una programmazione molto complessa, perché non solo stiamo parlando di 7 romanzi molto corposi, almeno gli ultimi 4, ma stiamo parlando anche di una serie per ragazzi con protagonisti giovanissimi. E partendo dal presupposto che questa serie è difficile che possa floppare, anche se tutto può essere, e ne abbiamo viste di tutti i colori, si tratta comunque di almeno 7, se non 11, diciamo, stagioni da progettare con cura, soprattutto per quanto riguarda la natura in divenire del giovane cast, che nel frattempo crescerà e dovrà rimanere credibile nella parte. Dunque, attenzione, perché tutti i fan casting che leggete in giro con attori già noti, magari quindicenni nelle parti dei protagonisti, sono carta straccia. Perché gli interpreti degli studenti dovranno avere l'età dei loro personaggi nel momento in cui inizieranno le riprese. E quindi Warner Bros. Quando comincerà a fare i casting che ancora non sono stati portati avanti, a quanto ne sappiamo, cercherà al massimo dei decenni. E visto che tra una cosa e l'altra avranno tipo 20 anni quando finirà la serie e loro dovranno dimostrarne ancora 17 e 18, così come devono essere credibili nel ruolo di decenni quando inizia la serie. Perché insomma non vorrete mica che finisca come Stranger Things, che ora visibilmente gli attori c'è un problemino. A livello di narrativa sono passati molti meno anni di quanti ne sono passati nella realtà e gli attori non sembrano più dei ragazzini per ovvia logica. Ricordiamo che questo problema in realtà c'è stato anche all'interno di Harry Potter stesso. E, chi più chi meno, però per esempio l'interprete di Neville non era più tanto Paciocco arrivati all'ultimo film, perché nel frattempo era cresciuto, era diventato bello e slanciato e nel frattempo hanno dovuto trovare tutta una serie di prostetiche per farlo sembrare un po' più Paciocco, quindi il mitico cuscino sotto al pullover per fargli l'avanza finta. A parte gli scherzi, come per la serie originale, per i personaggi inglesi dovrebbe, presupponiamo,
valere ancora la regola aurea di usare solo attori britannici, con l'unica eccezione possibile per i personaggi che sono stranieri. Quindi in teoria un fan favorite che troviamo in tante liste di fan casting come Adam Driver nei panni di Severus Piton Snape è improbabile. Ci starebbe benissimo, ma è improbabile, dato che l'attore è americano. E quello che ci aspettiamo ad ogni modo è che verranno tenute da conto anche l'età dei personaggi adulti. Quindi i Malandrini e Piton saranno interpretati da attori più giovani e più in linea con le descrizioni dei libri rispetto a quelli che erano stati scelti all'epoca della serie cinematografica. E qui insomma c'è un problema topico, perché per dire tutti noi amiamo Alan Rickman, è stato straordinario, stupendo, inimitabile e qualunque altro aggettivo positivo possiamo dire su di lui. E il problema è che il suo Piton aveva 20 anni in più sul groppone rispetto all'originale. Quando Harry arriva a Hogwarts, Piton dovrebbe avere poco più di 30 anni. I James e Lily dei ricordi che vediamo nei primi due film, per esempio, dovrebbero essere poco più che ventenni. E invece quelli che vediamo nei flashback sembrano almeno trentenni. Sembra una sciocchezza, però in realtà la cosa ha una sua importanza perché il rapporto con un professore eh, trentenne o cinquantenne per un bambino è completamente diverso. Il fatto che chi ha letto i libri si fa un'idea e chi invece vede solamente film se ne fa un'altra è notevole. Chi non ha letto i libri e ha visto solo i film non ha ben chiaro il fatto che in sostanza la questione dei Malandrini e di Piton è una storia di bulli irrisolti e l'età effettiva di Piton c'entra molto con i suoi atteggiamenti e le sue scelte di vita, nonché con, come dire, il suo essere un insegnante, perché bullizzare i propri studenti come giovane professore è un conto, bullizzare i propri studenti come professore di una certa età ne ha un altro. Quanto visto nei film in realtà è fuorviante. Da questo punto di vista, questo poi vale un po' per tutti i personaggi adulti in realtà, a partire dal quartetto dei bulli, anzi quintetto, perché ci mettiamo in mezzo anche Piton, perché Sirius, Lupin, sono molto più che dettagli. Facciamo un altro esempio. Alloc, quando arriva a insegnare a Hogwarts, ha 28 anni. 28. Che vuol dire tutto un altro tipo di fascino e ascendente che può avere sulle studentesse e sulle loro mamme. Non è un daddy come quello interpretato da Kenneth Branagh. Quindi sì, c'è sicuramente la questione dell'essere affezionati agli interpreti originali, come accade spesso nei franchise con attori super amati e quasi insostituibili agli occhi dei fan, nonostante poi assomiglino poco alle controparti originali. Vedasi il Tony Stark di Robert Downey Jr. o ancora di più Wolverine Hugh Jackman, che con il Logan dei fumetti ha ben poco a che vedere. Però è diventato talmente tanto iconico che i fan non vogliono lasciarlo andare via. Tuttavia, fatevene una ragione, perché alla fine nella storia del cinema abbiamo visto come in realtà tante volte i fandom partono prevenuti e poi finiscono per amare anche una nuova versione del personaggio, come è avvenuto sistematicamente per Batman. Un altro esempio potrebbe essere il Geralt di Henry Cavill, perché quando c'è stato l'annuncio e il primo test screening di Cavill nei panni di Geralt di Rivia per The Witcher,
È stato letteralmente spernacchiato. E quando poi migliaia e migliaia di fan si sono stracciate le vesti quando l'attore ha dovuto mollare il personaggio. Ehm, Questo perché nel frattempo ha dimostrato di essere perfettamente in parte e di poter farsi ben volere nel ruolo. Anzi, in realtà dovremmo anche essere realisti perché finalmente, con buona pace degli interpreti noti, potremmo avere un Harry che effettivamente ha i capelli di suo padre e gli occhi di sua madre, cosa che Radcliffe non aveva. E quindi che assomigli di più a quello dei libri. E lo stesso vale anche per tutti gli altri personaggi come Hermione. Questo perché sì, Emma Watson ha incarnato benissimo l'anima del personaggio, però era fin troppo carina e perfettina rispetto all'arruffata ragazzina dai denti storti presente nei romanzi. E che sia nera o meno, poco importa, ben inteso, non è quello che personalmente mi preme e penso che non dovrebbe interessare a nessuno il colore della pelle di Hermione, quanto diciamo il modo in cui l'interprete rispecchia il personaggio nei suoi caratteri fondamentali. Ricordiamo sempre che stiamo parlando di una trasposizione live action e non di un cosplay. Quindi quello che conta è che venga reso il senso del personaggio, non la sua fisicità, a parte i dettagli fondamentali per rendere appunto il senso del personaggio. E vedi quanto hanno fatto per esempio con The Last of Us. Gli interpreti non assomigliano fisicamente ai personaggi del videogioco, ma sono stati eccellenti nel rendergli perfettamente giustizia. Ora, questa di reboot è un'operazione che fa discutere. In tanti sui social si sono detti contrari a prescindere, proprio perché troppo affezionati alla saga di Daniel Radcliffe. Ma ad essere realisti ci sono semplicemente pro, contro e incognite, come è normale che sia. Ci mancheranno gli interpreti originali? Sicuramente sì, ma ne avremo altri comunque bravi. Su questo, insomma, penso che ci possiamo mettere la mano sul fuoco. Oltre ad avere fiducia in una migliore resa della storia, possiamo anche sperare in una migliore resa scenica, coerente col passare del tempo, senza personaggi e ambientazioni che cambiano aspetto senza spiegazione. Vedi le architetture di Hogwarts a cui piace davvero cambiare tra un film e l'altro, o personaggi come il professor Flitwick o Vitius, che dir si voglia, che cambia completamente aspetto da un film all'altro per tutta una serie di motivazioni. Altra cosa che spero recuperino per bene sia una direzione artistica riguardo ai costumi. Perché nei libri e nelle illustrazioni pre-film il vestiario è in alcuni casi ispirato ehm, a certa sciatta moda street babbana anni 90, ma per il resto è molto mago fantasy. In stile Discord per intenderci. Vedasi come vengono descritti in modo sgargiante i completi dei maghi che festeggiano la prima sconfitta di Voldemort nel prologo, diciamo, del primo libro. Questo è stato molto appiattito nei film, arrivando all'assurdo dei costumi semplicissimi, cioè belli, per carità, no? Però molto ehm, plain, quasi mondani, che vediamo in Animali Fantastici. Mm, cioè, stanno tutti in giacca e cravatta. Sembrano tizi normali. Se io guardo Silente, interpretato da Jude Law, senza bacchetta, è un lord inglese standard, cioè neanche lord perché poi non è vestito particolarmente elegante, e giacca e cravatta sta bene perché Jude Law, Jude Law starebbe bene pure con un sacco della monnezza addosso, ma quello è un altro discorso. Io mi aspetto costumi molto più fantasiosi per la serie TV. E ancora poi, perché non parliamo di un altro aspetto su cui dovete per forza darmi ragione? Gli effetti visivi. Cioè, raga, i film di Harry Potter
hanno anche 20 anni. E dal punto di vista degli effetti visivi, questa cosa si nota. Se andate a prendere il primo film, gli effetti di morphing animale, in cui la McGranit si trasforma e ritrasforma in da gatto, rivisti ora sono terribili. Addirittura usano degli espedienti da film TV, la possibilità di avere dei VFX all'altezza, sarebbe il caso di paventarla, anche perché dirò una cosa molto scomoda, ma la nuova serie non la faranno per voi o non la faranno neanche per me, la faranno per i nostri figli e per i nostri nipoti, che a ragione considerano i vecchi film vecchi. Raga, è così come voi quando nei primi anni 2000 pensavate che i film degli anni 80 fossero vecchi. E sono passati altri 20 anni, cioè è normale, è così. E più si va avanti, anzi, e più i film vecchi invecchiano peggio, perché lo stacco diventa sempre più netto vista l'andare avanti della tecnica cinematografica, soprattutto riguardo anche gli effetti visivi. Infine, un altro elemento su cui potrebbero lavorare è sistemare questo benedetto canone potteriano. Perché se ci pensate, Harry Potter è uno dei franchise più noti e al contempo uno di quelli col canone più disastrato. Ehm, Perché, per esempio, Star Wars ha un canone ben preciso. C'è proprio una Bibbia, c'è un tizio che viene pagato per sistemare la continuity e dire è così. Tutto il resto non è più così. Molte cose del passato sono state estromesse, quindi sono ancora godibili, alcuni show, alcuni romanzi, alcuni videogiochi, ma è chiara quella che è la continuity ufficiale. E tutto quello che non lo è più è Legends. In Marvel c'è una distinzione da multiverso, per cui ci sono compartimenti stagni ma comunicanti. In Harry Potter ci stanno delle cose che divergono tra i film e i libri. E uno dice, ma alla fine qual è la verità, fra virgolette? Perché spesso vengono utilizzati gli asset dei film perché sono quelli più noti in assoluto, però succedono delle cose nei film che nei romanzi non ci stanno e viceversa. Per esempio, in HP è canon al 100% quel che c'è nei 7 romanzi e quello che è stato scritto da Rowling stessa su Wizarding World già ai tempi di Pottermore, quelle piccole aggiunte. Però per il resto i film a volte contraddicono dettagli anche importanti dei libri, per esempio il destino della bacchetta di Sambuca alla fine di tutta la saga. Non è un dettaglio da poco, il fatto che la bacchetta venga spezzata o meno. E per non parlare, per esempio, della maledizione dell'erede, è canon o non è canon? Eh. Quello che succede nei videogiochi è autorizzato dalla Rowling e potrebbe essere benissimo canon perché non contraddice nulla di quello che vediamo nei film e nei romanzi. Però, quindi, quando è nata davvero Minerva McGranit? Usare la serie TV come Bibbia della serie non sarebbe una cattiva idea, però non lo faranno mai. Temo proprio che comunque non lo faranno mai perché in Warner Bros. Gli conviene mantenere questa ambiguità, chiamiamola così. Ma ne riparleremo a tempo debito. Anzi, ne riparleremo molto presto. Intanto, se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale così che non perdiate i prossimi. Mettete un bel like e commentate qui sotto così discutiamo un po' di questa nuova serie televisiva. Alla prossima.